supermercato è un supermercato vero e proprio, nel senso che i prodotti si possono acquistare e passare alla barriera casse, è circa 1500 metri, è disposto in maniera scalare e quindi fin dall'ingresso uno ha la visione complessiva dell'intero supermercato, che è suddiviso per filiere, quindi per filiere che partono dal prodotto meno trasformato al più trasformato, quindi la filiera dell'ortofrutta termina con i vini, la filiera dei cereali termina con la birra, la filiera del caffè dei coloniali termina con i preparati a base di cioccolato e quant'altro. La filiera di latticini comincia con latte fresco e finisce con il parmigiano. Quindi l'idea è quella di dare una lettura di nuovo che è molto diversa da quella che oggi si trova al supermercato, quindi filiere che sono mescolate tra loro ma che hanno come fattore comune minimo la materia prima. Siamo nel supermercato del futuro di Coop all'interno del Future Food District. Questo è il massimo di quello che oggi noi crediamo essere l'innovazione complessiva e quindi abbiamo cercato di mettere a disposizione dei visitatori di Expo una serie di soluzioni tecnologiche e di informazione molto diverse da quello che siamo abituati a vedere in un normale supermercato, per cui nell'ortofrutta ad esempio la suddivisione non è tra frutta e verdura ma è divisa per colore e quindi tutto il colore rosso è assieme e tutto il colore giallo è assieme, che siano albicocche, peperoni, che siano ortaggi piuttosto che frutta, e quindi dando una diversa chiave di lettura. I banchi sono refrigerati e quindi anche l'esposizione convenzionale sfusa è comunque refrigerata per aumentare la conservazione ed è immaginato per avere un caricamento dal basso e non dall'alto, quindi diciamo che è totalmente diverso quello che l'approccio rispetto all'approccio attuale, quello che si immagina diciamo nell'arco di 20 o 30 anni. L'altro aspetto importante e significativo sono queste vele che portano una serie di informazioni specifiche del prodotto in maniera dinamica e quindi a seconda dei movimenti che io vado a compiere vicino al prodotto e quindi al grado di interesse che dimostro per il prodotto avrò più o meno delle informazioni che saranno via via crescenti sulla possibilità del prodotto, sull'origine, sulla provenienza, eccetera. Tra le innovazioni tecnologiche certamente Yumi, che è il robottino che vi invito a provare, che confeziona le mele direttamente ed è anche questa è un'exhibition, è un'esposizione di quello che potrebbe essere, come dire, un futuro della tecnologia a disposizione dei cittadini e dei consumatori. Diciamo che in questo mese e mezzo in cui rivesto il nuovo incarico di responsabile acquisti ortofrutta, l'impronta principale che mi piacerebbe dare è quella di coniugare ancora di più e ancora in maniera più forte quello che è il tema del globale e quello che è il tema del locale. Io credo che abbiamo di fronte a noi una veloce evoluzione esterna, nel nostro caso un'aggregazione ulteriore delle cooperative che hanno creato colossi dal punto di vista dei fatturati, che ci obbliga come Coop Italia a ripensare e a rivedere quello che è il nostro ruolo. Io credo che Coop Italia sempre più deve avere un ruolo di pensiero strategico su quello che è i prodotti e il mercato globalizzato, ne dico uno per tutti, le mele piuttosto che le banane, piuttosto che i grandi mercati, lasciando invece a un agire locale e un agire locale puntuale quello che è l'attività tipica delle cooperative. Quindi da un lato esplosione di quello che è il rapporto con il territorio che deve essere per la maggior parte gestito dalle cooperative, mentre la gestione centralizzata deve servire a dare questa visione di insieme e visione strategica. Quindi in una parola agire e pensare in maniera locale.